Signori delle ruote, benvenuti alle qualifiche di Downhill Master Deluxe, una tappa d'avvicinamento fondamentale per decretare l'ordine di partenza per il torneo più atteso dell'anno. In mia compagnia c'è il vecchio lupo di mare, noto come Max Power. Un solitario saluto a tutti, oggi andremo veloci, a tratti velocissimi. Picco Serpente è stata svuotata di ogni possibile distrazione, gli abitanti sono tutti invitati a restare nelle proprie abitazioni perché oggi i piloti vogliono concentrazione massima. Ora senza indugi andiamo a vedere le discese dei piloti e dei loro bolidi e man mano che si completerà la griglia aggiorneremo le posizioni con i tempi in ordine crescente per poi regalarvi una schermata finale con tutti gli accoppiamenti definitivi. Il primo pilota è Lirinaldo con Katana, un piacere ritrovare il primo vincitore del One Shot Special, anche sapendo a che prezzo è stato pagato il suo sacrificio. Discesa morbida e composta per lui che chiude con un tempo di 7,617. Subito dopo c'è Zach Barondic per il team RX Force, il pilota partecipa di diritto come vincitore del torneo Outsider con la sua Poison, veloce come il vento, anche se sta affrontando il tracciato un po' a zigzag, riesce a fare leggermente meglio della Datsun, 7,441 secondi per lui. E subito dopo, pronta a partire, c'è Sissi la Belle con la Ferrari Tornado. Conosco intimamente questa pilota e ti posso dire che le sue prestazioni non deludono mai. Ottimo approccio alle curve, poche sbavature e si piazza leggermente sopra il Lamborghini con un tempo di 7,350. Adesso è il turno di Fritz Derrick con la sua BMW Kaiser della polizia garantirà un torneo corretto e senza pericoli, almeno così ci auguriamo. Il commissario ha dichiarato che non correrà per vincere a tutti i costi e infatti il suo tempo al momento è il più lento, 7,911 secondi, si mette in fondo alla fila. E ora Betty Boom, la campionessa del torneo Rally Revolution, corre per noi. Team Top Driver, riponiamo grandi speranze su di lei, buona discesa fino a metà tracciato, poi perde il controllo e arriva in retromarcia al traguardo, tempo pessimo, 8,657 secondi e fanalino di coda. La Porsche Safari è già in pista, Chubby Checker guida Hunter per il team Luxury, le macchine del torneo Rally non brillano per velocità e il pilota si prende un rischio enorme dopo la curva Marasso, ma riesce comunque a chiudere la qualifica con un tempo decente, 8,384 secondi. Ancora un vincitore, questa volta del torneo Van for Life, Danny Dollar col suo furgone Goldfinger, rischia qualcosa sulla chicane ma poi per il resto porta a termine il compito con destrezza, sa di non essere il più veloce ma può farsi strada con la sua stazza, 8,310 secondi il tempo per lui. Parte con stile Arturo Pistone, già campione della categoria NASCAR con la sua Jumper, il team Ultra Valvole ha avuto tutto il tempo per mettere a punto una vettura competitiva, si vede tutta la sua velocità, aggredisce l'asfalto e ferma il tempo sotto i 7 secondi, 6,877, miglior tempo e testa della classifica. Siamo già a metà delle qualifiche, in questo breve riepilogo potete vedere i tempi di percorrenza e le posizioni aggiornate, c'è ancora molto divario, il gap tra i concorrenti può essere colmato dagli altri piloti in attesa di scendere al passo della biscia. E mentre attendiamo i prossimi piloti, voi potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti. Seguiteci anche sui social per non perdervi tutti i contenuti esclusivi di Top Driver Diecast e via con la seconda tranche. Vivian Jolin per il team Queen Motor è già in gara con Jackbot, l'auto che detiene il record della pista. Anche per lei discesa libera ad alta intensità e chiude le qualifiche con un buonissimo tempo, leggermente dietro al prima posizione per qualche centesimo, 6,915. Altro pilota del team Queen Motor con la sua Cabrio Jaguar ametista, Elizabeth Ruggs ci regala una prova concreta, solo alcune sbavature per lei che comunque riesce a infilare a metà classifica con un tempo dignitoso, 7,782 secondi. Sale la quota rosa con la vincitrice del torneo RC, Pamela Page, con Soso in assetto da battaglia, affronta le curve con piglio deciso ma con una strana derapata a metà del tracciato, allunga i tempi, forse cerca una batteria tranquilla, 8,252 secondi, restiamo in attesa. Il francese Jean-Pierre Bonton per il team Wild Nature scende con la sua letale Vipera, forma fusolata per questa Ford Shelby, intertempo ottimale finale di gara senza troppi fronzoli, lo portano nelle parti più alte della classifica, 7,291, sicuramente top 10 per lui. La vincitrice del One Shot Family Wagon, Emily Cartucci del team RX Force con l'Audi RS Evangeline, si presenta sempre determinata nonostante la giovane età, spara di
controsterzo e vola al finale dove è costretta a rallentare, ma qualifica di tutto rispetto, 735 secondi. Ancora un giovanissimo pilota, Pedro Pedrera del team Force One, con la sua Quicksilver, è stato il primo campione della stagione nel torneo GT. La lontananza del circuito non lo fa sembrare così letale come appariva in pista. Arriva in retromarcia e il tempo di 7,626 secondi. Non male, ma si può fare di meglio. Black Knight, la nostra pilota Andrea Pascal, corre con l'Audi R8, è arrivata seconda nel torneo GT, ma solo per un soffio scivola via come una saponetta sul bagnato e si va a infilare nel gruppo di testa, confermando le sue ottime qualità. 6,991 secondi, applausi schiumati. L'ultimo campione in ordine di tempo e anche l'ultimo concorrente di oggi è Eric Sniper con il suo prototipo Tinker. Corre per il team HSG Racing e nonostante sia da poco nel giro delle corse vuole puntare dritto all'obiettivo. Ottima qualifica, 7,237 secondi, quinto miglior tempo di oggi. Ci siamo, ecco a voi a schermo intero la grafica di tutti i tempi di oggi. Miglior tempo confermato per Erminio Pistone con Jumper, che sarà subito in scena sabato mattina per la gara inaugurale di Downhill Master Deluxe. Naturalmente completeranno la batteria il quinto, il nono e il tredicesimo, sia Tinker, Katana e Zoso. È molto probabile che in questo torneo non ci saranno anelli deboli. Ogni gara sarà l'ultima curva. Sono in effetti tutti grandi piloti e campioni della loro categoria. Ci sarà da divertirsi. Noi non possiamo fare altro che essere presenti qui con l'adrenalina alle stelle per farvi saltare dalla sedia ad ogni partenza. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento più atteso dell'anno qui a Picco Serpente, Downhill Master Deluxe. Buonanotte, buone botte da Max Power. Per oggi è tutto, vi lasciamo con la scheda di riepilogo degli abbinamenti per le varie batterie. Ci vediamo fra qualche giorno qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai.